Ma se ti dicessi vongole, asparagi, fino a qua ci stiamo bene, pomodorini ci stiamo bene, ma se ci aggiungessi pure, te lo devo dire, un po' di stracciatella, che una vedi sta pasta, sto bucatino, zozzo, zozzo, è iniziato il periodo di essere zozzi, va bene? Zozzoni. Allora, ingredienti, abbiamo gli asparagi, l'aglio, vongole lupino, sapete che sono innamorato, pomodoro giallo e rosso, la nostra stracciatella, veniva alzato mezzo pacco di bucatini, che fai? Ne usi? Ne usavo, questi sono pure buoni, questi di rustichella. Basilico, ci sta bene, ci dobbiamo mettere all'opera, piano piano, con tanto amore, come ci piace a noi, cucinando proprio con la fame, che vuoi mangiare. C'ho l'olio di tutti i tipi, delle righe ci stanno benissimo. Quindi un goccino d'olio senza esagerare, proprio guardate, così. Uno spicchietto d'aglio, senza esagerare, così. Mo fra un po' esce l'aglio nuovo, quindi lo metti intero, gli do appena guarda qua, una schiacciata, guarda piano piano che ci vuole, zac. Quindi appena rosola un pochetto l'aglio, appena proprio che si comincia a muovere, non deve essere bruciato l'aglio, mettiamo dentro le nostre vongolette. Questi sono, noi li chiamiamo lupini, alcuni in Italia li chiamano arzelle, sono le nostre vongole vere, le veraci che troviamo normalmente in supermercato, in pescheria, sono veraci, però hanno i tubicini attaccati e è una provenienza che questa semenza, questo tipo di vongola viene dall'estero. Buttiamo le vongole, scusate un attimo. Poi sono state impiantate in Italia. Aggiungo un po' di acqua, così abbiamo un po' più di liquido. Però che è successo con le vongole? Raga, quante volte andate a mangiare spaghetti e vongole veraci e dite, oh, ma sto spaghetto non sa di vongole, non sa di niente. C'è ragione, perché le vongole non sanno di niente. Le vongole veraci, quelle vere, nostre, del Mediterraneo, che sono sempre i tubicini, però sono distaccati, non sono attaccati. Quelle sì, quando ti mangi quelle, normalmente dove le trovate? Te lo dico io dove le trovate? A Napoli. Stiamo facendo il lavoro che dicevamo, le apriamo le vongole. Nel frattempo non stiamo con le mani a mano, prendiamo gli asparagi, ce ne servono pochi. C'è un punto di rottura, lo sapete, o addirittura si sono fatti il tatuaggio, un punto di rottura, vennero da me al ristorante col tatuaggio attaccato, punto di rottura degli asparagi. Eccoli qua. Poi guardate i gambi, li buttate, guarda, così sarà un ottimo brodo. Belle a rondelle i nostri asparagi, così vanno un po' dappertutto. Guarda, così, piano. Allora, quando ti cucini, ti devi cioè, come quando ti guardi allo specchio e ti metti le creme, ti curi, no? Vuoi essere bello. La stessa cosa è quando ti cucini, ti devi amare. Allora, il profumo è quello che ci piace a noi, è pazzesco, è buono. Lo senti che è un dolce, già lo senti. La cosa che è scomoda, sono piccole, però te mangi queste, buonissime. Levo le vongole, le scolo dall'acqua di cottura, qua, così. Buone da morire ragazzi, buone, mazza che bocca che te lasciano, non sono rinseccolite, sono belle umide, vedi? Vai, mamma mia, c'ho una fame che non potete capire, sto sentendo male. Poi l'acqua di cottura, guarda, così piano piano, la decanto un pochettino, perfetto. Tutto quello che rimane sul fondo gli do un'asciugatina, così, tutto quanto, stiamo un po' di goccette, le cose, ecco qua, siamo perfetti. Mo' un altro goccino di olio, qua ci sta, eccolo qui. Mo' il gioco si fa come piace a noi, eccolo qui. Bello, aglietto mio bello. Bello. Vai, così, guardate. Un pezzetto, schiacciatina. Eccolo qua, eccezionale. Basilico, gambi, come ci piace a noi. Sfogliamo. Guardate così. Rosolare. Noi abbiamo adesso 10 minuti, non ci pensate nemmeno. Allora, qua sono due cose: se viene l'amore
della vostra vita, l'amore della vostra vita, quella donna che aspettavate da anni, che l'avete conosciuta e va colpito, quindi non potete farla scappare, dovete fargli vedere che voi l'amate veramente, allora dovete fare una cosa, vi sbusciate tutte quante queste vongole, tutte le sbusciate. Se invece avete a casa vostra moglie, vostro, insomma, gente che gli volete bene, però non è qua roba là, se tu mi capiti, e ne sbusciate un po', non tutte, se è per voi e vi amate, perché siete anche un po' egoisti, sgusciatele 3/4 e lasciate un po' di gusci, ok? Metto un po' di asparagi, vado, asparagi, guarda che bello, profumo, che te lo dica a fa, stupendo, un goccetto di acqua di cottura delle vongole. Tu mi dirai, ah ma che ti dice la testa da fare sti abbinamenti col formaggio, gli asparagi, i frutti del mare? Ragazzi, è una questione di esperienza e tutta la mia esperienza ve l'ho trasmessa in parte sui video YouTube, ma soprattutto nella mia Academy, che per ogni argomento ho tanto tempo a disposizione per parlare con voi. Quindi potete capire che lavoro che so fare, modulo dopo modulo, il pesce, la carne, le verdure, è fantastico. E lì vi insegno tante cose, tanti piccoli trucchi, tanti piccoli segreti, come fare gli abbinamenti. Guardate quante ne ho pulite, eh? Ci sono rimaste poche, eh? Oh, questa ci piace veramente. Vediamo i cambi del coso, degli asparagi. Questi adesso l'abbiamo sfruttati al massimo, abbiamo fatto il nostro brodo e buttiamo il nostro bucatino. Guarda. Oh, pasta super condita, eh? Yeah. Questo bucatino poi è pazzesco. L'altra metà l'ho fatto alla matriciana, ragazzi miei. Era una torta, era una dolcezza, era un dolce, era pazzesca. Qui dentro il basilico, lo leviamo i gambetti, vedete? Uno, due, c'è un profumo da urlo, pazzesco. Ah, scotta, ma per noi non ci fa male, centosta, quello che non ci... Centosta, basta, che voglio dire, centosta. Pomodorini, eccoli qua, meravigliosi, eccoli qua. Ne prendiamo qualcuno che faccia un po' di colore, 2 gialli, 2 rossi o tre, guarda, così. Mettiamo, guarda, in questa maniera, guarda, così, li tagliamo in tanti pezzettini, bellissimi, giallo, stupendo, ok. Oh, ma tu ancora guardi senza iscriverti? E piantala. E dai, quante volte te lo devo dire? Quante volte te lo devo dire? Dai, iscriviti, che ti costa niente. Allora, metto qua i pomodorini. Guardate, qui, ok? Basilico, un po', e foglie quelle un po' più grosse, ok? Che tagliamo così a pezzettoni, ok? Guarda, così. Poi, dato che siamo dei furbacchioni noi, mettiamo un goccio di acqua di cottura delle vongole, così, così si insaporisce. Poi ci mettiamo un goccetto d'olio, qua, così. Metto giù sto bel bucatino, tanto si sta cuocendo, ok? Eccolo qua, bello. Si cuoce, ci vogliono 10-12 minuti. Le nostre punte d'asparagi, che possiamo utilizzare, qua, che fai? Ne metti? Tiè, così. Vai, quelli più grossi anche in 4, vai, così, meravigliosamente, vai, così, così. Queste sono le punte, non le mettiamo su perché queste si possono mangiare anche così. Sono buonissime. Quindi le metteremo all'ultimo. Bucatino pronto, buttiamo qua dentro, lo famo tuffare. Bello, bello! Oh, hai visto che 7,5 di pasta quanto sono diventati? Eh? Alla fine, belli, levamo tutto. Tiè. Adesso facciamo insaporire bene i bucatini dentro gli asparagi, un po' di
guarda qua, di succhetto delle vongolette e dei lupini. Due lupini ci mettiamo così, questa pure è buccetta, oh, che hai fatto, ma? Mamma mia, e che me magno, mo? Che me magno, che me magno? Un po' di basilico, così, perfetto. Un po' di pepe, non ci voglio mettere il peperoncino oggi, così quando esce Mario se la mangia pure lui. Se volete potete mettere il peperoncino, ci sta benissimo. Asparagi, quelli crudi, guardate che colori, guardate che colori signori miei, guardate che meraviglia. Un schizzo d'olio a crudo, che ci sta bene, e qualcuno dirà, ma i pomodori non ci metti? Oh, vedi questo occhiale, guarda un po' l'occhio, non ci metto dopo, così non si fanno quelle pellette, quella roba scomoda, brutta, che si stacca la pelle, capito? Eccoci qua, guarda che cremetta, guarda, 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 gli do fastidio, tanto fastidio, guarda, e cremetta fu, guardate qua che meraviglia, vongole, ci sta quella che ti piace, ci sta quello che ti piace, che fai, non carichi, e carica, mettecene tutte, guarda che roba, si stanno a far guardare, almeno al primo appuntamento non si può guardare, no? Non puoi capire che profumo, fammi sentire di sale. Pure col sale va perfetto. Adesso, The Sound of Love, senti. Profumatissima, guarda che roba, guarda che roba, guarda che spettacolo, vongole morbidissime, umide, guardate che cremetta, guarda qua, guarda qua sotto il fondo. Belle, panza mia fatte capanna, oh. E chi te ce manna? Chi te ce manna? Raccoglie bene, guarda, tieni. Oh. Guarda che cremetta, guarda. Così. Tutto sta mangiando sto caldo, l'asparago, sta meraviglia. Ok, così. Mmm. Mmm. Stracciatellina. Mmm. Che da ridere. Poi, qua abbiamo il liquido delle vongole, l'olio quello buono, basilico e andiamo a dare sta botta qua, vedi così, perché c'è tutta quella roba meravigliosa. Guarda, foglioline, ecco qua così, vai, ecco qua, guarda che meraviglia. Vongole, guarda, guarda che piatto che vi ho fatto ragazzi, è da urlo. Un piatto così, una cosa così, non l'hai mai. Vongolette. Asparagi, vai. Spettacolare. E mo che famo? Mangiamo. Ora di che faccio? Guarda che faccio io qua dentro. Perfetto, metto tutto qua dentro. Questo, lo sapete, a me piace mangiare dentro la padella, no? Salciatella, così, un po' dal sozzone, vai. Mescolatina, quella proprio ignorantissima, così, guarda qua che guarda, perché là dovete fare così per entrare al piatto, no? Guarda che oh, e mo assaggiamo. Mi sono sentito male. Come si fa a mettere la salsiccia con le vongole? È una droga ragazzi, mazza che buono, che buona, che delicatezza, che gusto, che sapore, s'asparago, ste vongolette, guarda qua, guarda qua. Ma che ti devo dire? Un bel bicchiere di vino è perfetta. Oh, iscriviti, dove li vedi sta roba, dove li vedi sti piatti?